mi chiamo Nicola Manato, mi definisco un utente esperto, nel senso che per tanti anni ho usato tantissimi sistemi distribuiti, però essendo curioso mi sono sempre interessato a come funzionano, perché funzionano, che senso hanno e mi è sempre piaciuta la tecnologia, quindi in generale ho una certa conoscenza e esperienza abbastanza diffusa di tanti soggetti che mi hanno aiutato su queste cose. La motivazione di Unlimited in questa diatriba è abbastanza semplice. La rete Bitcoin negli ultimi 2 anni si è sempre avvicinata di più al massimo delle transazioni possibili. I blocchi con il limite a megabyte sono sempre stati sempre più pieni, sempre più spesso, e adesso in pratica sono sempre pieni in continuazione. Di conseguenza negli ultimi 2 anni le commissioni per una transazione sono aumentate da 1 centesimo a 10 centesimi a $1 un mese fa. Ultimamente ho visto $2,50 al kilobyte di spazio occupato nel blocco, quindi sono tanto costose. Una transazione minima costa 80 centesimi credo adesso, non vorrei dire una stupidaggine, il prezzo è molto elevato per moltissime applicazioni che fino a qualche tempo fa erano possibili. Se io voglio donare $2 nel 2013 potevo farlo, pagavo 1 centesimo di transazione. Oggi non posso farlo perché 20 centesimi, 30 centesimi vanno in commissione ai minatori, e non perché i minatori siano avidi, ma perché io devo combattere, sono in concorrenza non con i minatori ma con altre persone che vogliono fare altre transazioni e che hanno uno spazio limitato, e quindi chi ha più soldi e ha più fretta paga di più per fare le sue cose, e quindi tutti quelli che hanno piccole transazioni da fare non si trovano più nelle condizioni di farle. Avendo esperienza di sistemi distribuiti per tanti anni, ho visto come funzionano, e dire che non si può andare oltre il megabyte non ci credo assolutamente. Si può andare a 2. C'era una proposta di alcuni esponenti di Blockstream all'inizio, hanno parlato di 2, 4, 8 megabyte inizialmente. Altre proposte, ci sono posizioni scritte nei forum di esponenti di Blockstream che nel 2011, nel 2012 dicevano che si poteva scalare benissimo a livelli di Visa. Qualche anno dopo, 70 milioni di investimento dopo, hanno cambiato idea. Non dico perché, ognuno si fa le sue idee. Perché è nata Unlimited, Bitcoin Unlimited? È nata perché i 2 precedenti tentativi sono falliti. Il primo tentativo, Bitcoin XT, aveva proposto una scaletta di salita delle dimensioni del blocco regolare, 2, 4, 8, 16 fino ad arrivare a 4, 8 giga nel 2030, nel 32, cose così. È stata, non ha avuto trazione, in parte perché il miner ha detto è troppo aggressiva come piano. Dopodiché è passato e si è cercato di fare Bitcoin Classic. Si è partiti con una proposta a 16 megabyte, non è stata accettata. Si è cercato di fare un compromesso a 8, a 4, a 2, no, è fallito anche questo. Bitcoin Unlimited, che era stato fatto, era un fork, si chiama fork del codice, non confondersi col fork della blockchain. Qualcuno ha preso il progetto di Bitcoin Core, che è libero, è gratuito, è disponibile a tutti il codice sorgente, e ha cominciato a modificarlo per permettere di segnalare le proprie preferenze. Ogni nodo segnala le proprie preferenze, dice io voglio ricevere blocchi fino a 4 mega, 8 mega, 16 mega, quelli che accetto. Vuoi farli più piccoli, fai più piccoli, devono seguire tutte le altre regole senza nessun problema, devono seguire la proof of work, devono seguire ogni transazione interna deve essere fatta correttamente. L'unica cosa è, io ti dico che se mi fai un blocco fino a 16 mega va bene,
un'altra persona ha un altro nodo, altra dimensione, ognuno sceglie la sua. I minatori fanno la stessa scelta, ma la mettono scritta nei blocchi che minano, e questi blocchi sono immodificabili. Di conseguenza tutti possono vedere le preferenze dei minatori. Quando i minatori hanno minato abbastanza blocchi e vedo che una grossa maggioranza, non il 51%, non il 75%, non c'è un valore, ma un minatore che vuole minare un blocco e non vuole buttare via il tempo e l'energia che serve per minare, che non è poca, decide il 90% accetta un blocco da 2 megabyte. Perché non devo farlo? Perché il 10% non vuole? Per qualche motivo? Faccio un blocco da 2 megabyte. Se il 90% degli altri minatori mi dice che lo accetta. Tenete conto che Satoshi Nakamoto aveva detto che già dall'inizio, che la maggior parte aveva già previsto nel 2008, quando è venuto fuori il paper e rispondeva alle domande sulla mailing list crypto che gli facevano gli altri componenti, prevedeva che i minatori sarebbero diventati degli industriali, sarebbe stato un lavoro industriale, e che i nodi full della rete, quelli che hanno tutta la blockchain, sarebbero diventati nodi professionali, tenuti da professionisti a un certo punto, perché è impossibile per qualsiasi persona avere tutta la blockchain, avere tutto quello che serve per gestire blocchi giganteschi. Non è così costoso adesso, non sarà così costoso tra qualche anno, ma magari quando la blockchain sarà con blocchi da, faccio per dire, tra 20 anni, 4 giga, magari sarà un po' più problematico, magari sarà facilissimo perché l'hardware c'è, però non lo possiamo sapere adesso. Quello che fa un limite è semplicemente dire ognuno segnala le sue preferenze, e quando si raggiunge una maggioranza sufficientemente elevata, qualcuno inizia a fare quello che queste preferenze segnalano. Se il 99% segnala 16 megabyte, perché non fare 16 megabyte? Questo mi evita la grande paura dei miner, perché la grande paura dei miner cinesi sono le fee. Ai miner non piacciono le fee, assolutamente, alte così no. Loro hanno una concorrenza di altri 100 sistemi di pagamento che fanno transazioni gratis o praticamente gratis. Loro dicono: noi perdiamo clienti, a noi interessa che quello che miniamo ci porti soldi, vero? Ma noi possiamo prendere tanti soldi se facciamo prendiamo tante transazioni, ognuna che paga pochissimo. Il Bitcoin è aumentato di valore perché più persone hanno cominciato a usarlo. Se il limite di persone che possono usare dipende dal limite di transazioni che si possono fare, il valore non può salire. Il valore sale per ogni transazione che viene fatta e per ogni persona che si aggiunge alla rete. I miner, giustamente come penso io, se potessero fare 10 volte le transazioni che ci sono adesso, prenderebbero molte più fee facendole pagare singolarmente di meno, e dato che ci sarebbe molta più persone che usano Bitcoin, ci sarebbe molto più ragione di avere Bitcoin, come dire, in mano, e non di convertirli al volo, usarli e riconvertirli al volo in valuta fiat. Uno potrebbe dire: tengo 10 Bitcoin, tengo un Bitcoin, tengo 100 Bitcoin, perché mi servono? Che devo spenderli? Se non li posso spendere perché mi costano $10 per fare una transazione, siamo saliti $2 in un mese e mezzo, perché devo tenerli? Questa situazione di stress della rete ha spinto sempre più gente a lamentarsi, sempre più servizi ad andarsene dall'usare la rete Bitcoin. Di oggi c'è un servizio che si chiama Storj che ha annunciato che vuole migrare sulla rete Ethereum perché costa troppo. E i minatori dicono: noi vogliamo fare blocchi più grandi, vogliamo dare servizi a più persone per più fee a meno. Questo sistema di un limited serve a
coordinare i minatori tra di loro in maniera pubblica. Questo è il... Sì. Ma il fatto di avere blocchi più grossi, cosa comporta dal punto di vista dei minatori? Più potenza di calcolo della I blocchi più grossi non comportano nulla che non sia una questione di una linea di trasferimento dati più veloce e qualche piccolo miglioramento della capacità di calcolo, ma costruire un blocco da 1 mega o da 10 o da 100 è praticamente la stessa cosa. Per evitare alcune situazioni limite in Bitcoin limite è impossibile costruire una singola transazione che sia più grande di 1 megabyte, ma credo che se ne sia vista una in 5 anni, 10 anni, fatta apposta per trovarlo. Ma perché non votano per la dimensione del blocco? Mettono i voti e decidono 1 mega, 16 mega. Il signore chiedeva se possono, perché non votano i minatori tra la dimensione del blocco. I minatori in questo momento possono votare per la dimensione del blocco, prima non potevano, prima non c'era un modo di coordinarsi in maniera diretta, bisognava passare per un team di sviluppo che erano loro alla fine a decidere se una persona, se io non posso parlare con tutti voi e dire la mia preferenza, devo rivolgermi a qualcuno, poi qualcuno deve parlare con voi parlate con lui dice a me, alla fine decide lui. Che alla fine è così. Domanda stupida, quando ci saranno i risultati della votazione? I risultati della votazione sono online nella blockchain, si contano i blocchi, in ogni blocco viene minato da un minatore che usa Unlimited o che è compatibile, non è obbligatorio che usi Bitcoin Unlimited, ci sono altri software che sono compatibili, che permettono di fare le stesse cose, sono scritti da altri team e stanno venendo aggiornati per supportare Unlimited. Tutto questo non è una cosa solo Unlimited, è un protocollo, chiunque deve scrivere lo stesso, deve usare le stesse regole, ma se vuole usare un programma diverso va benissimo, anzi molto meglio, perché gli errori che stanno in un programma non stanno nell'altro, scritto con un linguaggio diverso, con un sistema diverso, da un gruppo diverso. È difficile fare gli stessi errori in questo caso. Quindi hanno deciso che la dimensione del blocco in Unlimited conterà. La dimensione Unlimited non decide la dimensione del blocco, lo decide i minatori. I minatori mettono la loro preferenza. Io dico, io accetto un blocco da 2 mega, un altro di RAD 4, un altro di RAD 8. Negli ultimi, quando faccio un esempio, quello che farei io, sono un minatore, vedo che che nei blocchi c'è scritto che il 95% dei minatori accetta blocchi da 2 mega. Faccio un blocco da 2 mega. Il 5% che se usa un limited, o se usa un sistema simile a un limited, non accetterà quel blocco per 1, 2, 3, 4 blocchi. Poi si accorgerà che c'è un'altra catena di fianco che non è valida perché le mie sono più grandi di quello che voglio. Però la mia non va avanti, quella sta andando avanti, forse sono io che sono troppo restrittivo. Ma anche questo parametro è definito da chi mantiene quel nodo. No. Il punto fondamentale è che gli utenti scelgono tra di loro, ognuno per sé. Ma gli utenti hanno anche un incentivo a fare tutte le stesse scelte, soprattutto i minatori. I minatori hanno un incentivo a fare tutte le stesse scelte e farle in maniera tale da aumentare il valore del Bitcoin e il valore per i loro utenti. Perché se i loro utenti vanno a usare un altro sistema, loro perdono soldi, perdono valore e hanno decine di milioni investiti in queste cose qui. Quindi, e tutta quella roba lì va buttata via se non mina Bitcoin. Qualcos'altro? Bitcoin Unlimited ha un qualche modo per poter gestire la votazione, per rendere la partecipazione maggiore? Meglio che se non sbaglio, Bitcoin Unlimited dovrebbe avere qualcosa per dei meccanismi per cercare di rendere più partecipi gli utenti, i consumatori, i miners, quant'altro all'interno delle scelte di sviluppo. Allora, chiunque può entrare a far parte del team di Unlimited. Ogni scelta del team di Unlimited viene messa alle votazioni dagli utenti, dai partecipanti.
quindi se uno viene invitato dentro può partecipare, può chiedere, può proporre qualcosa, può sponsorizzare la proposta di qualcun altro, viene votata, se viene trovata interessante può venire implementata. Recentemente vedevo che stanno lavorando su preparare dei programmi di ricompensa per determinati lavori fatti anche da altri, nel senso credo che ci sarà un bounty per qualcuno che faccia una patch per poter usare Bitcoin, il consenso emergente di Unlimited dentro Bitcoin, che è un'altra implementazione di Bitcoin fatta, non mi ricordo in che linguaggio. Però se non sbaglio anche i competitor, diciamo a meglio gli incumbents, Core insomma ha una qualche soluzione per aumentare la scalabilità. Allora, Core propone per aumentare la scalabilità un sistema che si chiama Segwit. Segwit è un sistema che come dire, propone un soft fork. Il soft fork è una cosa di questo tipo. Il sistema del soft fork riguarda solo i minatori in pratica, perché se non sono d'accordo loro non si fa. Il soft fork è questa cosa qui. Se voi avete un nodo che non è aggiornato e non conosce le regole del soft fork, voi non vi accorgete che sono cambiate le regole. Lo sapete solo se avete aggiornato il nodo alla versione di Bitcoin Core che ha il soft fork. Quando si attiva il soft fork voi sarete in grado di verificare i blocchi, ma tutti i nodi precedenti no. Penseranno che tutte le cose continuano come prima, vedranno che nella transazione della Coinbase c'è una scritta di qualche genere che ignoreranno perché non ci può stare scritto qualsiasi cosa. I nodi di Core aggiornati sapranno che quel codice che c'è all'interno della transazione, di quella specifica transazione, punta a un altro blocco fuori dove ci sono scritte tutte le cose che veramente succedono dentro. Tra l'altro, per fare una transazione Segwit e farla apparire come una transazione qualsiasi, viene fatta una transazione che si chiama Anyone Can Spend, che significa che chiunque potrebbe spenderla nel Bitcoin normale oggi. Se voi fate una transazione Anyone Can Spend oggi, chiunque potrebbe usarla per essere speso. Nella versione dopo il soft fork quella cosa non succede, perché ci sono delle regole che dicono no, quella transazione può essere usata, viene usata in un'altra maniera, ma tutti gli altri nodi non lo sanno. Questo ti forza a upgradare, perché tu se hai un nodo vuoi poter verificare tutto, se no non tieni un nodo. Però per fare questa cosa è stato necessario. Dice che i 2 mesi che avevano promesso ci sono voluti 8 mesi, hanno avuto molti problemi, ci sono una serie di attacchi possibili, per cui è tanto bello il Segwit che per la transazione Segwit è stato previsto uno sconto del 75% sulle commissioni di transazione, quindi loro si sono autodati per la loro scelta e per la transazione che vogliono fare implementare la rete, uno sconto del 75% su quelle precedenti. Scusatemi se è una cosa molto bella e voglio usarla, mi fa strano che devo pagarla un quarto rispetto all'altra che occupa lo stesso spazio. Perché? Perché devi costare meno, devi avere uno sconto che gli altri non hanno. Scusami, mi fermo perché